amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi volevo mostrare come ricamare con la nostra V3. Allora, per ricamare con la nostra V3, prima cosa dobbiamo imparare a intelagliare. Oggi vi faccio vedere come si intelaglia il cotone. Allora, come prima cosa, quindi prendiamo il nostro telaio. In questo caso mi occorre questo piccolo da 10x10 e lo stabilizzatore io andrò a utilizzare uno stabilizzatore in carta. Poi nei prossimi video vi farò vedere altri stabilizzatori, quindi pure in base al tessuto, al materiale che utilizzate bisognerà cambiare lo stabilizzatore. Allora, quindi per un cotone va bene questo qui di carta, quindi io per ora non faccio altro che, quindi allarghiamo qui, bello largo, ok. Inserisco quindi questo qua in questo modo e poi vado a stringere la mia vitina. Stringo, poi ogni tanto vado e tiro un pochino lo stabilizzatore in modo da metterlo bene in tensione, così. Stringo ancora. Ecco qua. E poi lo andiamo a stringere col nostro cacciavitino perché lo dobbiamo stringere tantissimo, quindi deve essere proprio bello stretto. Ecco qua. Quando lo sentite stretto, che insomma suona così come fosse un tamburello, vuol dire che l'avete intelagliato bene. Ora, un'altra cosa che vi volevo dire è che volendo si può anche intelagliare stabilizzatore e cotone insieme. Nel mio caso non lo vado a fare perché io devo creare un disegno qui, quindi su una piccola parte, e mettendolo qui non mi prenderebbe bene il tessuto e quindi è peggio. Vi faccio vedere invece come realizzarlo utilizzando la cornice. Ora, questo lo mettiamo da parte e vi faccio vedere quest'altro passaggio. Allora, in questo caso, siccome io devo creare un astuccio e ho un cartamodello, quindi ho questa forma, ho preso la stoffa, ho appoggiato il mio cartamodello e poi con una penna cancellabile ho tracciato tutto il contorno. Dopo fatto ciò, con un righello mi sono presa il centro e ho tracciato questa retta. Poi, siccome lo devo comunque creare il mio ricamo, abbiamo detto uno qui sotto e uno qui sopra, ho cercato il centro qui e mi sono creata quest'altra retta qua sotto e quest'altra retta qui. Questo perché? Perché in questo modo io so che questo è il punto centrale. Quando io vado a posizionare poi la mia stoffa qua sopra, la stoffa la dovrò mettere che praticamente, guardate, vedete questo piccolo trattino deve coincidere con la metà che ho tracciato qua e questo deve coincidere con la metà che ho tracciato qua. Una volta che me li sono posizionati bene, facendo coincidere quindi l'incrocio che ho realizzato qui con questi 4 punti di riferimento che ho qui, non ho problemi. Oppure, se voglio essere un po' più tranquilla e sicura, posso anche usare la mia, allora, questa qui che ci viene data in dotazione. Allora, questa qui va semplicemente appoggiata così. Noi ci sistemiamo il nostro tessuto sotto in questo modo, facendo sempre quindi coincidere bene le righe, vedete, in questo caso in questo modo, così siamo sicuri che è centrato. Poi leviamo questa e iniziamo il nostro ricamo. Anzi, in questo caso andava su questa linea, scusate,
quindi qui e lì, e poi me lo vado a posizionare qua, ecco qua, e me la sistemo per bene. Quindi questo lavoro poi lo andrò a fare sotto la macchina. Io ve lo sto facendo vedere qui perché è più semplice vederlo qui che sotto la macchina, ma comunque poi lo rivediamo lì. Ok, detto ciò, adesso vi faccio vedere invece come si trasferiscono i disegni dal computer alla macchina. Quindi questo è il nostro computer. Io ho già creato una cartella con i disegni che mi occorrono. Quello che vado a fare adesso è vado a mettere questo cavo sul computer. Quindi prendo la USB e la inserisco nella porta della USB. Ok, allora adesso che ho inserito il cavo nella USB, andrò a inserire quest'altra parte del cavo alla macchina. In questo modo. Qui sul computer si è aperta quindi questa schermata. Come inserire il cavo, in automatico vi si apre questa schermata. Adesso quello che devo andare a fare è andare quindi sulla cartella di prima, che era questa, e mi devo copiare sia questo che questo, quindi questi due file, me li seleziono, tasto destro del mouse, copia, mando giù questo, ritiro su, allora questo qui, unità USB, eccolo qua, tasto destro del mouse, incolla e me li mette qui. Adesso vi faccio vedere che questi li troviamo nella macchina. Un'altra cosa importante, i file devono essere in formato PES, vedete? Adesso la macchina è ancora in stand-by, tocco lo schermo, ok, il carrello dell'unità si muoverà, quindi comunque ci avvisa di fare attenzione, schiacciamo ok, il carrello si sta muovendo per calibrare la situazione. Una volta che ha fatto ciò, noi dobbiamo andare su modifica ricamo. Dobbiamo cliccare qui perché i nostri ricami abbiamo passati dal computer, e qui sotto abbiamo i nostri ricami. Prendiamo il primo ricamo, il polipetto, ok. Quindi adesso faccio imposta, ok, ricamo, arrivato qua. Quello che vado a fare è inserire, abbiamo detto, quindi la nostra impastitura. Adesso andiamo ad inserire il telaio che abbiamo preparato. Okay. Una volta inserito il telaio, quello che dobbiamo andare a fare quindi è ciò che vi dicevo prima, quindi dobbiamo andare a sistemare questo. Ci aiutiamo con questa, me la posiziono qui sotto e mi sistemo quindi, come vi ho fatto vedere, il tessuto. Una volta sistemato per bene il tessuto, basterà togliere questo delicatamente, se no si sposta il tessuto, e il lavoro è fatto. Allora, adesso dobbiamo, prima cosa, salvare il nostro lavoro, perché da qui non possiamo farlo partire, quindi vado qua, salva,
Dove lo salviamo? Lo salviamo nella macchina. Ed ecco qua, e me l'ha salvato nella macchina. Quindi adesso esco da qua, dico sì che voglio uscire, vado sul ricamo, prendo tutti i file salvati sulla macchina e me lo ritrovo qui il mio polipetto. Vado sul ricamo e qui posso incominciare a ricamare. Ok, allora qui mi dice, vabbè, come primo colore mi dà il nero, che quindi è, abbiamo detto, la nostra impastitura. Mo non è detto che dovete per forza usare il nero, siccome che il secondo colore è questo, io utilizzerò direttamente questo. Una questione di comodità per non starli sempre a mettere e togliere. Allora, infiliamo quindi qui sopra la nostra spoletta, mettiamo questo per tenerla bloccata e gli facciamo fare il giro che vi ho fatto vedere anche già nell'altro video. Quindi per chi non l'avesse visto, poi lascerò qui sotto il link. Abbassiamo il piedino e infiliamo l'ago. Ok, così abbiamo infilato l'ago. Adesso basterà far partire la nostra macchina e però io in questo caso preferisco tenerlo sempre, diciamo, a reggerlo il tessuto, perché potrebbe spostarsi, insomma, quindi delicatamente me lo accompagno. E mi sta facendo perché non ha preso quello sotto. Allora, come potete vedere non mi ha preso la spolina di sotto, quindi probabilmente non è messa bene. Niente paura, non ci sono problemi. Alzo quindi di nuovo il mio piede, alzo anche l'ago in questo modo, ok. Vado a tagliare qui perché questo, quindi lo tagliamo un attimo. Stacchiamo un attimo quindi il telaio, ok, e controlliamo la spolina di sotto, perché è probabile pure che non è stata inserita bene o che insomma dall'ultima volta si è spostato qualcosa. Rimetto la spolina per bene e adesso come prima reinseriamo bene il telaio, questo perché ancora non l'avevamo bloccato, quindi come prima io vado prima a metterlo qui, poi prendo lei e con la santa pazienza me lo risistemo. Ok, vedete, così l'abbiamo sistemato. Ora mi tolgo questo piano piano delicatamente, ma non posso partire da qui perché alcuni punti li aveva già fatti, quindi cosa devo fare? Devo tornare indietro. Per tornare indietro, quindi ai punti che avevo precedentemente, vado qui e gli dico, siccome che ha fatto 17 punti, faccio meno 10 e poi vabbè meno 10 mi torna a 0, quindi mi ritorna da capo, ok? Fatto questo faccio chiudi e adesso rifacciamo di nuovo tutto, quindi abbassiamo il piedino, ovviamente non serve rinfilare l'ago perché l'avevamo infilato prima, quindi va benissimo così. Ok, perché mi segna adesso? C'hai ragione, non ho abbassato la cosina qui. Ok, quindi non vi preoccupate come me se vi scordate di abbassare questa, ve lo segna, quindi sappiate che questa macchina è talmente automatica che un errore è difficile farlo. Ok, adesso l'ha preso, perfetto. Ok, fatto.
ok, e là già tagliato da solo il filo. Adesso dice di cambiare il filo, ma è lo stesso, quindi basterà abbassare il piedino e farla partire. Allora, questa è la massima velocità, però se volete potete metterla anche più lenta come velocità. Questo insomma è a discrezione vostra, come preferite voi. Ok, quindi una volta che ha terminato con quel colore si ferma da sola. Basterà levare questo e mettere il colore successivo. Io per una mia questione organizzativa già li metto in fila come stanno qui sullo schermino, così mi trovo più comoda perché non devo star lì sempre a controllare. Questo è, diciamo, una cosa che faccio io, non è che è una cosa obbligatoria da fare. Ok, allora quindi inseriamo anche quest'altro. Passiamo il piede, infiliamo l'ago, ok, e adesso rifacciamo partire. Poi come vedete, quando finisce un pezzo stacca, taglia, si sposta e fa un altro piccolo pezzettino, quindi poi non dovete andare neanche a tagliare tutti i fili. Ok, e questo è il lavoro terminato, quindi questa è la parte di sopra del mio astuccio e andare a fare è quindi riaprire qui la nostra vitina. E levarlo dal telaio, quindi svidiamo. Allora, dopo averlo tolto dal telaio, adesso basterà piano piano staccare lo stabilizzatore. Questo, essendo di carta, basterà strapparlo in questo modo. Prima no, prima cosa dobbiamo togliere quindi tutta l'imbastitura, quindi con delle forbicine piano piano andiamo e tagliamo l'imbastitura. Io infilo la forbice e faccio così. Ecco qua. Allora, adesso che abbiamo levato la nostra imbastitura, qui ok, andiamo piano piano a strappare lo stabilizzatore così da staccarlo, vedete, tutto qui intorno al polipetto, in questo modo. Piano piano ci andiamo a pulire quindi tutta questa zona dove vedete la carta. Poi qui dietro, se volete, potete anche tagliarli i fili, se no altrimenti potete anche lasciarli così. Io li lascerò così anche perché tanto poi all'interno verrà la fodera, quindi non si vedrà nulla. Poi ci devo mettere anche il rinforzo, quindi non si vedrà nulla. Ecco qua. Una volta che avete ripulito per bene tutto lo stabilizzatore, quindi una volta che l'avete eliminato tutto per bene, okay, questo polipetto, quindi questo lato del polipetto è finito. Quello che dovete andare a fare adesso però, qui c'è ancora l'imbastitura da togliere, vabbè, ok,
Allora, quindi questo è il nostro polipetto. Ora io di qua devo andare a fare un altro disegno. Essendo un astuccio, siccome verrà piegato insomma in questo modo, quindi abbiamo questo lato con l'apertura qui superiore, l'altro deve essere qui, quindi lo devo mettere in un certo senso come fosse specchiato, quindi se questo disegno sta così, quest'altro devo metterlo in quest'altro verso. Come prima prendo il mio telaio con lo stabilizzatore di carta e anche questo per poter poi mettere bene al centro il tessuto. Quindi ripeto la stessa operazione. In questo caso utilizzo un telaio un po' più grande, un 13x18, perché è un ricamo un po' più grande di quello di prima. Quindi ritorniamo alla macchina a effettuare questo lavoro. Allora, quindi mi vado a prendere l'altro ricamo. Che faccio? Vado quindi sempre sul disegnino del computer e adesso mi prendo quell'altro ricamo che è questo, sì, è questo qui, ok. Quindi faccio importa e me lo importo. Come prima vado sul ricamo e poi mi vado a selezionare questo tastino qui così che metto l'imbastitura. Lo salvo sulla macchina, esco, vado sul ricamo, vado sui salvati, prendo l'ultimo che ho salvato, eccolo qui, e adesso posso anche cominciare a effettuare il mio ricamo. Ok, allora sistemiamoci la nostra stoffa. Quindi abbiamo detto che la devo posizionare in questo verso, così vado a mettere questo e come prima piano piano vedo di mettiamo il primo colore, che è sempre il nero, perché loro l'imbastitura la danno nera, ma io metto il colore che dovrebbe essere il secondo colore che dovrebbe partire. Ok, e adesso rifaccio tutto quello che ho fatto prima per l'altro disegno, quindi ripeto la stessa identica cosa. Basso il piede, infilo l'ago e poi faccio partire. E il nostro lavoro è terminato. Qui, come vedete, esce questo bellissimo faccina col sorriso e dice cucitura rifinita. Quindi non ci resta altro che staccare il telaio e poi smontarlo come abbiamo fatto prima. Per chi desidera poi vedere come realizzare questo bellissimo astuccino, io vi do appuntamento alla prossima settimana, dove vi farò vedere poi come proseguire per le cuciture. Per ora io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Ciao amici, a presto!